Siamo dunque arrivati a questo momento che non è solo una vittoria di un mondiale, ma di uno dei più grandi ritorni, comeback della storia dello sport, che può anche essere di ispirazione. Tra poco ne parliamo, ma prima iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun video e soprattutto se non avete ancora visto il film oppure vlog dei 3 giorni a Misano che è uscito qualche giorno fa, andatelo a vedere che ne sono successe di ogni. Il video piano piano sale e dobbiamo farlo esplodere perché proprio è un video a cui tengo molto. Detto ciò, fatemi sapere anche se vi siete svegliati durante la notte perché è iniziato questo periodo dove abbiamo gli orari contro. Io come sempre mi sono svegliato per seguire, prima lo facevo da appassionato sfegatato e ora lo faccio sempre, anche per quello, ma anche perché dietro c'è un lavoro. Vi ricordo che le puntate del dopo gara usciranno sempre tra lunedì e martedì. Oggi usciamo di martedì perché dopo aver visto la gara domenica sono partito direzione Milano per andare a guardare Milan-Napoli, dove sono usciti dei contenuti sul canale dedicati al calcio, quindi se ne siete appassionati passate anche da lì che c'è il link qua sotto nella descrizione. Questo per dirvi, come dicevo, che se la puntata non esce il lunedì la troverete il martedì o in casi più eccezionali il mercoledì, però aspettatevelo sempre nei primi giorni della settimana. Magari se riesco provo anche a portarvelo la domenica sera, dato che con le gare asiatiche c'è più tempo per preparare il video direttamente il giorno stesso della gara. Continua la rivoluzione di Liberty Media nella MotoGP, ora è saltato fuori che i nuovi proprietari vorrebbero riconsiderare il conteggio dei titoli dove sarebbero solo validi quelli della MotoGP e non quelli delle classi minori nel conteggio, quindi Valentino ad esempio e Marquez sarebbero a 7 e non a 9. Mi viene subito nervoso a sentire queste boiate che vorrebbero cambiare, ma ne parleremo in un video dedicato a parte perché c'è un discorso più ampio da fare. Ne avevo già fatto uno in passato su quello che Liberty dovrebbe fare per risollevare la MotoGP e presto ne farò un altro dove ci saranno degli aggiornamenti, ci saranno degli aggiornamenti. Una Moto3 contraddistinta da qualche goccia di pioggia, ma comunque è stata una bella gara con Muñoz che è riuscito a scappare durante quel momento di pioggia e imporsi, ma la vera vittoria è per Rueda che in Indonesia avrà il primo match point per il mondiale grazie ai 93 punti di vantaggio e alla caduta di Piqueras a 4 giri dalla fine, dove poi ha chiuso 11°, un errore pesante per Piqueras che proietta sempre di più Rueda verso il titolo. E che finale con la scarenata fra Chiles e Perrone, tanto di cappello a Perrone perché provarci all'ingresso dell'ultima chicane a quella maniera era parecchio tosto. E un Pini che fa settimo dopo un doppio long lap, anche se non è mai stato concretamente nel gruppo di testa, direi che ci sta alla grande. In Moto2 c'è un Manu Gas che limita i danni perché sarebbe potuto andare molto peggio, ha avuto un po' di foga nel voler passare Vietti anche dopo una partenza particolarmente rocambolesca ed era un po' troppo lontano per provarci, ha staccato molto forte e l'ha steso. Giusta la penalità del long lap penalty, però comunque con un long lap fa quinto e perde solamente 5 punti da Moreira che fa terzo e rosicchia qualcosa, diciamo, quindi è comunque una limitazione dei danni come dicevamo, mentre per Canette è stato un weekend disastroso, dove sin da venerdì non era a posto, un mondiale che sembra essere sempre di più a due, però i colpi di scena, occhio perché ci possono sempre essere, anche Canet comunque è ancora in lotta, mentre questo Daniel Gado ha trovato una super costanza e sta dimostrando un botto, quindi per l'anno prossimo, come ho già detto, teniamolo d'occhio, così come quell'altro fenomeno di David Alonso che cresce sempre di più e lo fa soprattutto nel corso del weekend, dove a volte è costretto a passare da alcuno, ma comunque riesce sempre a progredire. Come dicevo per Bagnaia, che era una stagione no su tutti i fronti, perché ogni cosa che faceva gli girava storta, si può dire lo stesso per Jorge Martin. Dispiace veramente perché arriva un'altra bella batosta per lui proprio nel momento in cui sembrava che il peggio fosse passato, e questa frattura scomposta alla clavicola è bella pesante, e come dicevo per Bagnaia anche lui deve andare avanti fidandosi del processo, sapendo che arriveranno giorni migliori. Peccato perché un'altra ammazzata del genere non deve essere facile, perché appunto pensavi che il momento brutto fosse passato. Sicuramente nell'incidente della sprint non c'è neanche bisogno di parlare di Moviola perché sbaglia nettamente l'ingresso e c'entra Bezzecchi, che poveretto anche lui è uno di quelli che ci finisce un po' di volte in mezzo a queste carambole. Poi si sa che in MotoGP partire indietro può finire anche a questa maniera, ed è stato un brutto incidente perché è andata bene che ne siano usciti
tutti illesi, chi più chi meno, ma Martin se l'è vista brutta, bella brutta, perché è andato proprio a centrare Bez non solo con la moto ma anche con la testa, e lui poi è carambolato in mezzo così alla muta fra Di Giannantonio e Zarco, e poteva finire molto peggio. All'inizio rischiava di finirci in mezzo anche Aldeguer, che aveva messo fuori la gamba e per poco Martin non gli finisce sopra, e l'Alfiera Aprilia, guardatelo come impatta con Bezzecchi e dopo come carambola in mezzo alle moto, andando a rischiare appunto il contatto con Di Giannantonio e con Zarco e comunque lì in mezzo. Veramente molto brutto, un incidente che poteva finire con conseguenze peggiori, e fortunatamente non è stato così. Era un weekend per Martin, come aveva dichiarato anche lui il giovedì, che avviava una nuova fase, cioè si cercava di iniziare a fare degli step sia in ottica 2026 sia per cercare di arrivare a un certo limite dopo i vari test fatti da Bernot ad oggi, perché lui praticamente è dovuto ripartire da zero e una volta ritornato ha dovuto mettere a posto tutto, pure la posizione in sella. Quindi mettiamoci tutta la fase di conoscenza della moto, cosa va bene, cosa non va bene in relazione a Martin, tipo il giro secco e altro, e quindi ogni gara era un test per capire come si era messi e migliorare. Io sono ancora dell'idea che Martin si stia facendo andare bene questa situazione, cioè è andata come è andata, mi faccio forza e rimango, ma non rinnoverò con Aprilia nel 2026, andrò via. Secondo me non si trova molto a suo agio con la moto, ancora non mi sembra di percepire queste grandissime sensazioni. Sicuramente l'Aprilia è migliorata, ma Martin, ok, l'apprendistato, ma da Brno in poi va bene, ok, tutto l'apprendistato, però qualcosina in più, tipo a Barcellona e Misano, me lo aspettavo. È una storia che non è partita bene, questa fra Martina e l'Aprilia, che poi è sfociata in quel caso, si è ristabilita e ora c'è stato un altro evento a mettere i bastoni fra le ruote in questo percorso di adattamento, e quindi vediamo il futuro cosa riserverà. Rimaniamo in tema annuale per parlare di Bezzecchi, che anche lui è stato più in difficoltà questo weekend, ma per di più il sabato, perché comunque il venerdì ha fatto il miglior tempo nella practice e la domenica era particolarmente acciaccato ovunque, tra collo, schiena, mani e gambe, dunque una valutazione piena non si può fare. Forse se era al top della forma un terzo posto poteva agguantarlo, perché comunque ha preso solo 6 decimi da Mir, quindi è una Aprilia che più o meno c'è stata, e il sabato ha condizionato molto le cose, dove il giro secco del venerdì non è stato replicato, poi quello che è successo nella sprint è ancora peggio. Ho citato Joan Mir ed è giusto, doveroso anche parlare di Honda, perché ha messo un buon sigillo, confermando i buoni risultati delle ultime gare. Pure i piloti dicevano che il podio era nell'aria, ed arriva anche al momento giusto nel GP di casa. Sicuramente proprio per il fatto che giocavano in casa la Honda ci teneva a fare bella figura, e magari hanno portato qualche aggiornamento in più e ci sono sforzati maggiormente per fare bene, e hanno anche provato un nuovo codone con la gobba insieme a Nakagami durante il weekend di gara, ma non è una cosa nuova perché Marini ci ha fatto sapere che l'aveva provato nei test di Misano. E appunto su Marini dico peccato, perché esce con l'amaro in bocca, aveva un buon potenziale anche lui ma si è dovuto ritirare. Da un lato può essere contento perché comunque una Honda ha fatto il podio ed è migliorata, ma dall'altro lato un pochino sotto magari vedere il tuo principale rivale, ovvero il tuo compagno di squadra che fa il primo podio del team ufficiale della stagione davanti a te, poi nel GP di casa della squadra, aggiungendo anche che nelle ultime gare sei stato sempre davanti al tuo compagno di squadra Mir nei risultati, forse un po' ti rode anche, forse, ma è quel, diciamo, quel rodimento sportivo, non perché a Marini gli stia sul cazzo Mir. Però è una Honda che sta iniziando a raccogliere quello che ha seminato, grazie anche ovviamente alle innumerevoli concessioni, però ha anche lavorato nel silenzio, perché fino a poco tempo fa sembravano loro ad essere la peggior casa della griglia, e invece sta nettamente vincendo il confronto con la Yamaha, perché tutte le Honda, escludendo Chantra, sono lì e hanno più o meno gli stessi valori. La Yamaha lo sappiamo che la fa andare solo Quartararo, mentre le altre sono più indietro, e sono proprio i secondi piloti a decretare il benchmark, il riferimento di com'è la moto. E la Yamaha al momento è tanto fumo e niente arrosto, perché si è molto parlato del nuovo motore con Marmorini, adesso il V4, e comunque però è come se si parlasse molto, ma di veri miglioramenti a conti fatti non ce ne sono. Ci ricordiamo a Sepang nei test la Yamaha, la seconda forza, la Yamaha è tornata, invece di miglioramenti effettivi qua non ne abbiamo visti, quindi aspettiamo ora il V4 della casa di Ivata per vedere come sarà e che risultati porterà.
Cala la KTM invece, da Misano è tornata in difficoltà e lo si può notare appunto coi secondi piloti, Bastianini e Binder. Vignales è ancora acciaccato quindi non lo consideriamo, ma anche qui si vede il manico, la differenza del fenomeno generazionale Acosta, è praticamente la stessa cosa di Quartararo che col suo talento porta in alto la KTM finché può, perché comunque o finché non gli cala la gomma, oppure commette delle sbavature, perché è una Costa che ogni tanto qualche sbavatura di troppo ancora la commette, dato che inizia a prendere sempre più esperienza, quindi questi errorini preferirei anche magari non vederli. Bastianini, mentre come dice appunto lui, è come se si fosse perso qualcosa dopo i netti miglioramenti di Bernot, come se il motore fosse cambiato e non sanno neanche loro quale sia il motivo, ed è una battuta di arresto che anch'io sinceramente non mi aspettavo. Vediamo in Indonesia come andrà la situazione. Pecco Bagnaia, come abbiamo visto in questo weekend di Motegi, è tornato ad essere quello del 2024 e sarebbe stato bello vederlo così per tutta la stagione. E ascoltate bene, ho detto qui a Motegi, aspettiamo a dire che è tornato al 100% in tutta la sua forma, ma non perché io non lo voglia, anzi sappiamo e speriamo che potrebbe essere di buon auspicio questa cosa qui, ma perché adesso serve la continuità, la conferma, non deve essere un abbaglio, ma comunque, guardando il fine settimana di Motegi, abbiamo visto il Bagnaia del 2024 dominatore del weekend. Sarebbe stato bello anche vedere un Marquez che non aveva la testa proiettata sul titolo e quindi ha corso in un'altra maniera più conservativa, ma comunque sì. Un Pecco che è tornato a fare degli acuti come la pole, vincere una sprint che sappiamo che lui non le digerisce e soprattutto prendere e andarsene via in gara come sa fare lui, vuol dire che quel Bagnaia è lì e quando Bagnaia entra in quella bolla è molto difficile da fermare ed è tornata ad avere una configurazione molto vicina al 2024, soprattutto con il forcellone, la forcella e il device dell'abbassamento, tutto in modalità 2024 se non addirittura con altri pezzi dell'anno precedente che noi non sappiamo. E su questo tema del ritornare alla moto del 2024 o comunque con quelle specifiche, Ducati non ci verrà mai a dire la verità cosa sta succedendo, cosa hanno fatto sulla moto di Bagnaia oltre a quello che ci vengono a dire. Capita molto che vanno a sviare le domande e direi anche giustamente, perché comunque dichiarare apertamente di essere tornati indietro non è una cosa positiva per lo sviluppo ingegneristico e tecnologico, perché vuol dire non aver fatto progressi, che si nota, perché la GP25 escluso Marquez ha più difetti della 2024. Sicuramente non è un dramma tornare indietro perché ci sta e ogni pilota ha le sue cose, però forse magari un po' più di trasparenza ci starebbe. Poi Bagnaia sicuramente non può dire molto, anche se avrebbe molte cose da dire. Anche qui una situazione un po' paradossale, perché da un GP all'altro si è ritrovato a dominare come faceva in passato. Ci è venuto a dire che al test di Misano hanno trovato dei miglioramenti, ma in una singola giornata di test non è che trovi il bandolo della matassa, non stravolgi nulla, quindi sicuramente ci sono altre dinamiche dietro che noi non conosciamo. Tardozzi non ricorda quale GP aveva detto che non riuscivano a soddisfare le richieste di Bagnaia, cioè non riuscivano a dargli le cose che gli servivano per migliorare, e qui a Motegi sembra che appunto sia stato trovato quel qualcosa. E che cosa sarà? Non lo sapremo mai nel dettaglio, come dicevo. Sicuramente sarà una moto molto vicina al 2024, magari anche completa, non lo so, e quello che mi chiedo io è come mai ci è voluto così tanto tempo per trovare questa soluzione. Si sapeva probabilmente che con altri pezzi del 2024 Bagnaia sarebbe migliorato, e perché si è arrivati solo verso fine stagione a capirlo. Non sto parlando di complotti perché, come ho sempre detto, non spreco fiato per queste cose che non hanno senso, e poi anche perché tutti ora hanno la carica nel dire Bagnaia è tornato qua e là, non era un problema psicologico ma era la moto eccetera eccetera. Dopo che è tornato ad andare forte a Motegi tutti adesso diciamo queste cose qua, ma aspettiamo subito a dare conclusioni, vediamo se ci sarà continuità e se porterà questi risultati come quelli del Giappone, speriamo, me lo auguro, e in queste gare, vedendo come andrà, potremo trarre un po' di conclusioni, ora e presto. E sarebbe potuta essere stata l'ennesima clamorosa ammazzata, quella del fumo che usciva dalla moto, e farsi circa 10 giri in quelle condizioni è stata veramente tosta, pure se lui comunque non sapeva niente, perché avvertiva magari un po' meno potenza in accelerazione, ma comunque non lo sapeva lui e ovviamente non ci verranno mai a dire cosa è successo. Però se fosse finita male dopo un weekend da superiore dove per l'ennesima volta dicevi che qualcosa stava migliorando e ti sarebbe arrivata un'altra batosta, altro che lanciare la moto da qualche
parte e cercare di sfasciarla, ma fortunatamente questa volta c'è stato un epilogo diverso e come abbiamo detto più volte nel corso della stagione, Ducati non è la prima volta che accusa problemi di affidabilità al motore e adesso sarà molto interessante capire il tipo di sviluppo che vorrà fare la Ducati, perché Pecco è proiettato verso una moto stile 2024, mentre Marquez spingerà per altre soluzioni, più o comunque meno nuove, in linea con la moto del 2025, che comunque Marquez col suo talento si può adattare a qualunque moto ed è difficile che vada in difficoltà, però sono molto curioso di capire che strada prenderà la Ducati e come ascolterà i due piloti. Tanto la moto del 2026 non sarà uno stravolgimento, sarà una piccola evoluzione anche questa della 2025, non ci saranno grandi cambiamenti, quindi la moto più o meno rimane questa. E ora per Bagnaia c'è l'obiettivo secondo posto nel mondiale. Se conferma quanto fatto a Motegi, secondo me si può fare. Mancano ancora un paio di gare e se contiamo che ci sono anche le sprint, 66 punti si possono recuperare in 5 gare. Fatemi sapere nei commenti, oltre al vostro parere sul weekend, se Pecco riuscirà a finire secondo nel mondiale. Andiamo con le pagelle e iniziamo con la Honda. 8,5 a Joan Mir e un 7 a Marini che ha dovuto ritirarsi per cause esterne, quindi qui non ha colpa, ma comunque è stato veloce come le ultime gare. Invece per il team LCR 6,5 a Zarco e 6 a Chantra. Aprilia tra cause, 7 a Raul Fernandez come la sua posizione in gara e 6 a Dugura che ha dovuto fermarsi per il dolore alla mano infortunata a Misano dopo la top 10 nella sprint, mentre dal lato ufficiale un senza voto palese a Martin, ma comunque questo ingresso sbagliato comunque lo porta anche un po' verso l'insufficienza perché comunque è un errore abbastanza grave e un 7,5 a Bezzecchi che comunque ha fatto il suo. Team VR46, Diggia torna in difficoltà e il mio voto è 5, mentre do un 6,5 a Franco Morbidelli. Nel team Gresini è stato più in difficoltà Alex Marquez per la prima volta in stagione fuori dal Q2 diretto, ma poi è riuscito a rimediare risalendo, ma non è stato neanche da top 5 questa volta. Voto 5,5, ma anche Aldeguer non è da meno, anzi è da meno perché fa più fatica e per me è un 5 il weekend del rookie spagnolo. In Yamaha un 7 a Quartararo per il suo solito lavoro, mentre 4,5 da Alex Rins, mamma mia ragazzi che brutta roba. In Pramac invece Miller sfortunato con la catena ma non riesce comunque a fare un granché, voto 5, mentre ad Oliveira do un 5,5. Facciamo il poker delle KTM, ad Acosta do un 7 nonostante l'errore in gara dove sicuramente poteva gestire meglio, mentre do un 5 a Binder e un 5,5 a Enea Bastianini e un senza voto a Vignales. In Ducati ufficiali sono molto contento di poter dare un 9 a Pecco Bagnaia e a Marc Marquez non si può che dare un 10 e lode per il mondiale conquistato. Ho messo le pagelle prima della fine perché è giusto dedicare la parte finale di questo dopogara per una grossa parentesi su quello che ha fatto Marc Marquez questa stagione, perché siamo arrivati alla conferma ufficiale del titolo ed è un discorso che era necessario fare solo quando c'era la matematica del titolo, anche se l'aveva già praticamente vinto da molto tempo. Ognuno ha la sua opinione su Marc Marquez e voi sapete già la mia. Può stare simpatico o non simpatico e mi riferisco solo a questo, non mi riferisco a chi gode per le cadute o i fischi o quelle cose lì, io per quelle persone non spreco fiato, ma ognuno comunque può avere il suo giudizio, ma chi è oggettivo ha anche un parere più lucido e meno estremista. Non parliamo del suo weekend nello specifico perché era diverso dagli altri, non possiamo stare a dire che è stato più lento o meno incisivo perché lui giustamente pensava solo a portare a casa il titolo senza pensare alla vittoria. L'avrebbe fatto chiunque ed era il pensiero più giusto in assoluto. Forse sì, magari in staccata pagava qualcosina in meno, dove anche nella sprint ci ha messo un po' di più a passare dove veniva incrociato e andava lungo come i tempi di Dovizioso, ma non è neanche una cosa da imputare al lato tecnico perché c'era in gioco anche la parte mentale quando si pensa al titolo e via dicendo. Infatti in gara, come ha anche detto lui, ha aspettato che calassero le gomme di Acosta ad esempio e l'ha passato. Per Marc Marquez è stato un mondiale dove gli avversari hanno praticamente steso il tappeto rosso, se vogliamo giocare anche coi colori. È stata una stagione a senso unico. Marquez non ha praticamente avuto rivali, sia per lui che faceva la differenza con la GP25, quindi aveva un altro passo rispetto agli altri, addirittura non esagerando e spingendo al 100%, perché sarei molto curioso di vederlo spingere veramente con la Ducati ufficiale se in futuro dovessero esserci lotte più serrate, e abbiamo visto quindi un Marquez in piena gestione che sapeva quando spingere e mollare, le faceva lui le regole e secondo me il suo vero 100% con questa moto non l'abbiamo visto. Come vi ho sempre detto anche dal pronostico di inizio stagione, che poi andremo a rivedere alla fine dell'anno, io mi aspettavo questo
da Marquez, cioè il pilota più forte della griglia, sulla moto più forte della griglia, che risultati poteva mai fare? Io di questo non sono stupito, ma Marquez come pilota, come status, era più forte della griglia anche quando era infortunato, perché il talento non si compra e non si vende. Aveva semplicemente un quadro clinico orrendo e una moto inferiore alle altre. Poi la differenza la faceva comunque rispetto ai compagni di squadra e si era visto che quella Honda la poteva guidare solamente lui. Sicuramente sarebbe ancora più interessante vederlo su una KTM, una Aprilia o una futura Honda, perché no, dal 2027 tutto è possibile. Delle moto non ancora da mondiale, ma che con Marquez, essendo lui un fenomeno, potrebbero fare quello step in più, cioè terra a terra, Marquez con una Aprilia o con una KTM dopo aver trovato il feeling e lì a giocarsi il mondiale, per me, non con un dominio ma con una lotta più serrata con gli altri. Sono più stupito dagli avversari, non c'è stato nessuno in grado di contrastare Mark. Va bene, c'è stato il fratello Alex, ma non l'ha mai impensierito seriamente da dire ok, si gioca al titolo, sia perché ne aveva di meno e ci sta assolutamente, mica si pretendeva il campionato da Alex Marquez, la sua è una grande annata in ogni caso e anche perché comunque Mark faceva quello che voleva e ne aveva di più. Diciamo che questo mio discorso si riassume con le parole di Bagnaia, quando dice che si aspettava questa stagione da Marquez, ma dal canto suo non si aspettava queste difficoltà per se stesso. Fatta questa analisi sulla stagione, passiamo a un altro tema. Questo ritorno di Marc Marquez è una grande storia, una grande pagina sportiva, uno dei più grandi comeback appunto della storia dello sport, che può essere di ispirazione per chiunque, sportivi e non. È la classica definizione che dal fallimento si arriva al successo, e in questo caso per lo spagnolo c'è stato un ritorno, oppure dall'inferno al paradiso, perché Marc Marquez dal 2020 al 2023 ha visto l'inferno con quegli infortuni al braccio, addirittura con il pensiero di smettere di correre. Poi dal 2024 ha iniziato a intravedere la luce, non perché lui pensava di non essere competitivo, lui ce la viene a dire così. Può essere sicuramente perché i dubbi giustamente ti vengono, ma dentro di sé sapeva che si era più o meno a posto per guidare già con una Ducati non ufficiale, vedendo anche quello che faceva Alex. Lui dice io sono Marc Marquez e posso farlo meglio, e l'abbiamo visto infatti. Poi dietro ci sono anche discorsi politici, di immagine, perché un Marquez competitivo serve alla visibilità della MotoGP, è una piccola fetta di torta quella lì, ma comunque anche questo un pochino c'entra. Ogni sportivo nella sua carriera ha dei momenti difficili, vediamo Valentino tra il 2006 e il 2007 che è rimasta secco e poi nel 2008 e 2009 è tornato, per poi sprofondare nuovamente 2 anni con la Ducati, per poi ritornare nuovamente competitivo quando è tornato con Yamaha. Quello che contraddistingue questi campioni è la fame, l'ossessione per la vittoria, la voglia di esserci sempre, ed è una caratteristica che le nuove generazioni secondo me hanno un po' meno. Marquez, che è uno di quelli della vecchia generazione, ha quell'istinto lì. Non sono molti gli sportivi, sia delle moto ma anche di altri sport come il calcio, che non dico che hanno meno fame e ambizione, però c'è qualcosa di diverso. Saranno magari le maggiori distrazioni, social o altro, non lo so. Probabilmente Marquez ancora oggi combatte con dei dolori al braccio, sicuramente minori del 2024 o degli anni passati, perché ha cambiato comunque anche il suo stile di guida, però in questo percorso o processo dall'inferno al paradiso Marquez non ha mollato. Ha lavorato in silenzio, in palestra, nelle sale operatorie, nella solitudine della riabilitazione. Si è rimesso in sella anche quando il dolore era insopportabile e si è dovuto rifermare delle volte durante il weekend per l'eccessivo male. Però, come dicevo, è una storia, un ritorno, un processo che dimostra come nello sport e soprattutto nella vita, perché si può trasportare anche in ogni giorno che viviamo, non esistono finali scritti, che anche quando tutto sembra perduto si può riscrivere la storia. È la prova che il coraggio, la resilienza, la fede in se stessi possono trasformare l'inferno in paradiso. Davanti a questo non si può che togliere il casco e applaudire, perché quello che abbiamo visto non è solo sport, è una lezione di vita.